Dai 35 gradi di Shenzhen passiamo, come suggerisce la felpa, ai 20 di Pechino. Dalla Billie Jean King Cup passiamo al China Open. Sono al National Tennis Center, e che National Tennis Center sarebbe senza anche dei campi in terra rossa. Tra l'altro mi hanno detto che questa la portano da Parigi. Ci crediamo, non ci crediamo, lo decidete voi. Primo giorno quindi qui a Pechino, prosegue la nostra avventura con Spazio Tennis in Cina. Saremo poi anche al Masters 1000 di Shanghai, però oggi si è svolto il sorteggio del torneo maschile, ieri di quello femminile, ne parleremo brevemente. Partirei però dall'allenamento di Sinner, anche perché è ciò che mi è stato chiesto dall'alto. Sono arrivato appunto questa mattina qui al National Tennis Center e la prima cosa che ho fatto, alle ore 11 c'era in campo già Jannik Sinner con Camillo Ugo Carabelli. Hanno fatto un'ora e 40 abbondante di allenamento, si sono concentrati ovviamente sul servizio, ma non solo, e ora vi racconto un po' quello che si è visto. Però di base è un allenamento, ragazzi, è un allenamento, ci sono momenti buoni, ci sono momenti meno buoni, si provano cose, si fa altro. Qua prendo in prestito una frase che un collega mi ha detto 2 anni fa a Roma, che mi avvicinò e disse: io capisco i tifosi che vedono l'allenamento da 2 passi, si fanno le foto, gli autografi, ma non capisco perché voi in Italia siete così fissati con gli allenamenti. Non so neanche se concordare o no, perché poi in realtà secondo me dagli allenamenti spesso si capisce molto, però effettivamente non è che da ogni singolo allenamento ci possa essere una news coinvolgente. Però no, di cose oggi ne sono successe. Tra l'altro, ecco, appena arrivato al National Tennis Center, la prima persona che ho incrociato e salutato è stata Simone Vagnozzi, che correva verso l'allenamento di Jannik perché non gli è suonata la sveglia. Comunque Simone sempre splendido, ma questo non lo scopriamo oggi. E arriviamo all'allenamento. Abbiamo detto servizio e non solo. Parto però ovviamente dal servizio. In questi giorni si era visto anche qualche video, questo è il 3° giorno che Jannik si allena qui a Pechino. Ovviamente la direzione è quella intrapresa, quindi del cercare di ritrarre meno il braccio, del migliorare la fluidità di conseguenza del movimento, il tempismo del foot up con il lancio di palla che non è altissimo. E come è andato il servizio? Anche qui appunto ci sono dei momenti in cui ci si esalta, dei momenti in cui si rivedono delle cose. Ha provato ovviamente più angoli, più direzioni. Quella su cui si è concentrato maggiormente anche a fine allenamento è quella del kick da sinistra ad uscire, e proprio su questo fronte lo ha fatto bene verso fine allenamento, quando appunto li ha provati poi a freddo, sistemando una pallina e mirandola, presa al secondo colpo. Quello fa. Però in generale ha chiuso con sensazioni buone, almeno questo mi è sembrato. Durante la partita con il set d'allenamento con Carabelli c'è stato un momento in cui, servendo un kick appunto da sinistra, praticamente si è trovato una palla da attaccare facilmente. Jannik con leggerezza l'ha messa in rete provando una sorta di palla corta, e lui e Vagnozzi sono scoppiati a ridere con il motto: con questo kick il punto è già vinto, a posto così. E cosa che hanno detto anche a Carabelli, che ha confermato, ha detto sì, era un grande kick. Quindi su questo si è lavorato. Poi il dritto, che è un altro colpo del quale si è parlato, in alcuni momenti non l'ha soddisfatto, poi ci sono stati dei momenti in cui l'ha giocato molto bene. Cerco ovviamente di trasmettere le sfumature di quello che è un allenamento, ma per Jannik, ma per qualunque tennista, perché poi non vorrei che magari nel dire sì, il dritto non è piaciuto, si passi a un concetto di il dritto fa schifo. Quindi vorrei che passasse questa sfumatura. Però chiaro, ci sono stati dei momenti in cui il dritto magari è entrato meno, in cui tra il serio e il faceto Jannik ha detto anche ora mi incazzo. Però questo è il dritto. E poi si è lavorato anche sulla risposta, specialmente di rovescio, sull'inclinazione della racchetta nel momento in cui vai ad anticipare, e questo fa capire su quanti dettagli si lavori, perché appunto la risposta è poi una delle cose che Jannik globalmente si sa fa meglio di tutti, se non appunto di pochi, tra cui questi Djokovic. Ed è stato divertente anche il momento sul centrale, oggi chiuso al pubblico, quindi erano veramente 6-7 persone col tetto chiuso, si è affacciato Paolo Lorenzi, che è qui 1 giorno e mezzo a vedere il site del torneo, perché c'è stato un ampio rinnovamento del site del China Open,
e quindi comunque lui, che il torneo ovviamente l'ha giocato, è venuto un po' a vedere e magari a prendere anche spunto per quello che può essere il torneo di Roma, chissà. E vedendolo prima di andarsene, Lorenzi ha visto Yannick in risposta, ha detto però una buona me la devi fare. Detto fatto, grande risposta di Yannick, che puntando il dito verso Lorenzo ha detto va bene, a posto. Sto pensando poi ad altre cose. Vabbè, no, simpatico, questo sì, simpatico anche il momento in cui arriva il tiebreak con Carabelli e Yannick si rivolge ad Umberto Ferrara. In campo, ecco, c'erano Umberto Ferrara, Simone Vagnozzi e Aleandro Resnikov, che durante l'allenamento tra l'altro ha anche tagliato, vabbè, una vescica, niente sulla mano, niente di che, e ha detto a Ferrara se vinco il tiebreak vieni ai go-kart. Detto fatto, il tiebreak è andato 7-1 per Yannick, poi a fine allenamento ho imbeccato Ferrara e ho detto vai ai go-kart, quindi tra le serie ho detto no, non lo so se sia andato o meno, però il clima in cui Yannick si sta allenando è tendenzialmente quello solito, concentrato, si ride quando è il momento di ridere, si lavora quando è il momento di lavorare, e poi ha firmato qualche autografo, ha fatto qualche foto, ecco. Ovviamente il pubblico impazzito per Yannick, anche se qui non ce n'era, però ecco, nei campi dove oggi c'era il pubblico, per Rublev soprattutto, ho visto veramente la gente impazzita. Mi hanno detto che anche per Medvedev, mi hanno detto in generale per Rublev e Medvedev il pubblico ha un grande sentiment, e poi ecco, di questo magari ne parleremo, perché il sentiment nei confronti dei giocatori può essere molto positivo in Cina, ma può essere molto negativo. L'esempio cardine può essere quello di Taylor Townsend la scorsa settimana a Shenzhen, dopo che ha parlato in maniera proprio non idilliaca del cibo cinese. Arriviamo al sorteggio. Jannik Sinner esordirà contro Marin Cilic, un solo precedente tra i due, quello in Coppa Davis del 2021, quella Coppa Davis che, se ricordate, si giocò fino il girone e poi fino ai quarti in città diverse, tra cui Torino, dove l'Italia fu eliminata dalla Croazia. Cilic, che qui ha fatto due finali, 2009 e 2011, se non ricordo male, una l'ha persa con Djokovic, credo sia la prima delle due, quella del 2009. E poi, parlando invece del tabellone a più ampio respiro, Jannik è nel quarto di finale ipotetico di Karen Khachanov, con cui si è allenato ieri, possibile semifinale contro De Minaur o Mensik. Dall'altra parte del tabellone c'è Zverev, che giocherà il primo turno contro Sonigo, non fortunato nel sorteggio Lorenzo. Sorteggio ostico, molto ostico anche per Flavio Cobolli, che giocherà contro Andrei Rublev. Rublev possibile quarto di finale di Lorenzo Musetti, che oggi giocherà la finale a Chengdu, che esordirà contro Giovanni Pesci Pericard. Questi sono i 4 italiani, anche se nelle qualificazioni, nel momento in cui io parlo, c'è in campo Vavassori contro Mannarino. Beh, che dire, 8 minuti li ho parlati, quindi secondo me questo come primo approccio al China Open può andare bene. Cocciaretto ha perso contro Priscilla On nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo femminile, aveva vinto contro Chloe Paquet ieri, praticamente meno di 24 ore del match contro Navarro, era arrivata e aveva vinto il primo turno di qualificazione. Direi che siamo qui a Pechino, ora non resta che giocare il torneo. Domani inizierà quello delle donne. Per quanto riguarda il torneo maschile, domani ultimo giorno di qualificazioni, il 25 inizierà il main draw, e quindi la finale, ecco, questo lo ricordo, la finale di questo torneo sarà mercoledì 1 ottobre, non è una novità, è una cosa inusuale, però lo stiamo vedendo che sempre più tornei, quest'anno è accaduto anche con Toronto, stanno avendo magari conclusioni in giornate che non sono la domenica o ancora il sabato, perché il calendario, quindi anche il torneo di Pechino al maschile, si è dovuto adattare alle 2 settimane di Shanghai, e quindi gli va incontro così con questa finale che si giocherà di mercoledì. La speranza è di vedere Jannik, il sogno, e sarebbe molto interessante vedere il derby in finale, dato che Lorenzo e Jannik sono da 2 parti opposte del tabellone, però per il momento pensiamo a iniziare il torneo. Per oggi da Pechino è tutto.